Amiche e amici interisti, ben ritrovati in questo episodio di oggi in cui facciamo un aggiornamento di calciomercato Inter e mettiamo insieme un bel po' di notizie di mercato di queste ore perché nell'ultima diretta mi avete fatto una valanga di domande e non sono riuscito purtroppo a rispondere a tutti, allora mi prendo uno spazio adesso per cercare di rispondere a tutte le principali domande che mi sono arrivate, partendo dalle parole di Javier Zanetti che come vi dicevo ha parlato ad ESPN in Argentina la scorsa settimana, ma in Italia non ho capito perché stanno girando tantissimo in queste ultimissime ore. Sono dichiarazioni che in tanti ci avete riportato e tanti ci stanno un pochino giocando sopra, ricamando sopra per far sognare un po' i tifosi. Perché che cosa ha detto Javier Zanetti? Mi sono appuntato le parole esatte tradotte dallo spagnolo. Eccolo qua, con l'esperienza delle partite che abbiamo giocato, dice Zanetti, ci saranno acquisti e sicuramente arriverà qualche calciatore importante, questo dice Zanetti, a cui poi viene chiesto come programmate gli acquisti. Per prima cosa parliamo con l'allenatore per vedere quali sono le esigenze e in quali posizioni ha bisogno, e ci torneremo tra poco su questo tema. Poi parlando con lui, le caratteristiche che cerca come allenatore e la forza che ha il club dal punto di vista economico. Funziona così il mercato sostanzialmente. Ecco, arriverà sicuramente qualche calciatore importante, questo dice Javier Zanetti. E su questa frase, come dicevo, giustamente in tanti hanno un po' iniziato a fantasticare. Io consiglio sempre di andare ad ascoltare bene le dichiarazioni dalla fonte originale e io non voglio smontare nulla in questo momento, non voglio smontare l'entusiasmo in vista di un mercato che vedrà comunque l'Inter protagonista e con la possibilità di spendere e di intervenire soprattutto nelle prime settimane, però la frase che dice Zanetti, ragazzi, dal mio punto di vista è una frase che mette lì un po' in un discorso in cui certamente non può dire andremo a comprare una valanga di pippe, andremo a comprare tanti giocatori scarsi, quindi è una frase che mette lì per arricchire e l'aggettivo importante è chiaramente legato al fatto che si prendono giocatori che ritengono all'altezza dell'Inter. Diciamo che c'è da capire più che altro che cosa si intende per importanti, cioè a che asticella di talento corrisponde questo importanti detto da Javier Zanetti e nell'idea della dirigenza dell'Inter. Di sicuro, visto che ne stavamo parlando nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, mi raccomando trovate la community, il link in descrizione, di sicuro non corrisponde al livello dei Florian Wirtz del Bayer Leverkusen che è al centro di un'asta dove si legge del Bayern Monaco che offre 100 milioni, il Manchester City rilancia a 150 addirittura, stiamo parlando di queste cifre qua per farvi capire a che livelli viaggiano certe società come capacità di spesa, che noi abbiamo affrontato in Champions League per esempio queste due società, e quando si va a trattare diciamo giocatori di questo tipo, giocatori di grande classe, perché Wirtz è un giocatore di grande classe ed è fortissimo, allo stesso tempo non è Maradona, non è nemmeno Messi, quindi per farvi un pochino capire. Un colpo importante secondo me del livello su cui l'Inter sta ragionando è invece sicuramente Nico Pass. Ecco, Nico Pass, di cui tra l'altro ha parlato il giornalista Nicolò Schira, un giornalista penso conoscerete, esperto di mercato in Italia, che ha raccontato di una cena che è andata in scena lunedì sera tra Javier Zanetti stesso e Nico Pass, appunto. Una cena che è stata subito derubricata ad diciamo, ad un'amicizia che c'è comunque niente di mercato, però è chiaro che questo alimenta ulteriormente delle voci che ci sono e che esistono perché l'Inter effettivamente c'è e lavora su Nico Pass. Lo ha fatto tornando in questa fase un pochino più sotto traccia dopo una serie di dichiarazioni anche piuttosto pubbliche e piuttosto rumorose. Adesso è una fase in cui l'Inter ci sta lavorando un pochino più sotto traccia, consapevoli che dipende tutto dal Real Madrid e l'Inter sta provando a spingere con il Real Madrid, ma c'è una complicazione secondo me in queste ore da tenere d'occhio che è legata alla posizione di Fabregas, il tecnico del Como che sembrava potesse andare via, potesse andare proprio al Bayer Leverkusen a sostituire Xabi Alonso che volerà invece al Real Madrid dove la panchina viene lasciata libera da Ancelotti per il Brasile. Fabregas rimarrà al Como, soprattutto rimane con un ritocco dell'ingaggio e garanzie di un mercato importante per un Como che l'anno prossimo punterà a lottare per l'Europa e dunque un Como che lotta per l'Europa e con Nico Pass che con Fabregas si è trovato bene potrebbe essere una cattiva notizia per un Inter che comunque ci sta provando, un Inter che quindi lavora su profili anche di questo calibro qua, con giocatori come la Nico Pass sono una dichiarazione molto interessante di che livello di giocatori che l'Inter vuole provare a prendere, quindi
Le parole di Zanetti sono interessanti, sì, non vanno secondo me cavalcate troppo con la fantasia, vanno semmai unite a quelle di Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, che l'altra sera ha parlato a Cronache di Spogliatoio, anche di questo abbiamo parlato nel nostro club di Passione Inter, e Trevisani ha detto quest'anno l'Inter ha ricavato 130 milioni, più di 130 milioni, e spenderà, non spenderà tutti i soldi ma spenderà, ha bisogno di difensore, centrocampista e attaccante, mentre sta valutando profili grossi e profili intermedi, quindi poi fa un conto a spanne, dice sì, magari potrebbe spendere 100 milioni incassandone 40, però è già più del solito, non fa una stima precisa, ma fa questo calcolo molto a spanne. Fossi l'allenatore andrei a chiedere 5 calciatori da 30 milioni, dice Trevisani, che ha parlato dunque di profili grossi e profili intermedi che l'Inter sta valutando. Anche qua bisogna sempre capire che cosa si intende per profili grossi e intermedi. Io, ragazzi, mi sono fatto un'idea e vi butto lì la mia opinione, sono curioso di sapere la vostra. Tra l'altro scrivetecelo nei commenti, ricordandovi di lasciare mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti, così voliamo verso i 90.000 iscritti sul canale YouTube. L'Inter è in una situazione in cui deve ringiovanire, deve rinfrescare, perché per me c'è bisogno anche proprio puramente di vedere qualche volto nuovo, qualche elemento di novità a livello di giocatori, anche per arricchire il gruppo e anche per accendere l'entusiasmo dei tifosi, che secondo me serve sempre. Si è portata in una situazione in cui può andare ad aprire un ciclo se fa i colpi giusti che secondo me devono essere giocatori non troppo scommessa, giocatori che ti costano X. Se è il profilo che tu ritieni giusto, devi andare lì, spendere quella fish, perché sei in un momento in cui davvero puoi permetterti di spendere senza esagerare e di costruire delle cose importanti, un po' con le dovute proporzioni, quello che è stato fatto nell'estate di Conte, in cui vai a prendere giocatori alla Barella, alla Lukaku. Ecco, già i colpi alla Lukaku per quelle cifre li vedo molto più difficili, colpi alla Barella sono difficili, ma è la direzione che secondo me l'Inter dovrebbe intraprendere. Sono d'accordo con Riccardo Trevisani che parla di centrale di difesa, un investimento lì l'Inter deve andare a farlo su un giocatore con cui costruire il prossimo futuro. Sull'esterno io ci aggiungo, rispetto a quello che dice Trevisani, qualcosa di nuovo secondo me serve anche sull'esterno, e si sta andando avanti per Luis Enrique del Marsiglia, dovrebbe esserci un incontro nei prossimi giorni, tra pochi giorni, con il Marsiglia che chiede 30 milioni di euro, l'Inter è arrivato ad un'offerta da 25 milioni con i bonus inclusi, ha già l'accordo col giocatore, diverse testate di mercato hanno detto che l'Inter vorrebbe offrire anche Buchanan, che non verrà riscattato dal Villarreal, non ho conferme su questa notizia, però ve la riporto. E occhio al centrocampo, a centrocampo l'Inter ha già preso Sucic, su cui voglio portarvi un contenuto tra pochi giorni, perché ho parlato con una persona che lo conosce bene, e me l'hanno parlato bene, sarà un innesto di spessore, non seguo il campionato croato, però ho visto le clip, le analisi, i dati, ne ho parlato con degli intermediari, me ne stanno parlando molto bene, ma qualcosa può ancora succedere per l'Inter, che vuole cercare di alzare ulteriormente il livello. Tantissimi mi avete scritto anche in diretta di Tonali, andrebbe preso Tonali, vediamo se il Newcastle non va in Champions League, se si apre qualche spiraglio per una trattativa difficile, soprattutto per l'ingaggio del giocatore. Mentre poi in attacco, secondo me, è soprattutto lì dove l'Inter può davvero alzare il livello della rosa e della squadra, aggiungendo giocatori importanti a Thuram e Lautaro Martinez, perché l'Inter ha tutta l'intenzione di blindare Thuram e Lautaro e di aggiungere quindi ai due attaccanti titolari, e per questo ha lavorato su Jonathan David, sul quale il Napoli si sta inserendo in maniera concreta ed importante. Mi dispiace se non arriva David, perché per me è un'opportunità importante a parametro zero come caratteristiche, però anche questo lo stavamo dicendo nel nostro club, se l'Inter non affonda il colpo e non lo prende, è perché ha deciso di non prenderlo, è perché ritiene il colpo sì interessante da un punto di vista tecnico, ma evidentemente le condizioni non così vantaggiose, e infatti il Napoli, ragazzi, sta passando in vantaggio su questo giocatore, come accettando le richieste dell'entourage del giocatore, soprattutto per quanto riguarda la clausola rescissoria. E l'Inter, secondo me, a un certo punto, visto il momento in cui siamo, è vero che questa è un'opportunità, è vero anche che siamo in una fase in cui l'Inter può permettersi di non scendere a questo tipo di compromessi, e quindi attenzione, perché per un Jonathan David che sembra complicarsi in questa fase,
C'è una notizia che sta esplodendo in queste ore che riguarda invece Joshua Zirkzee, che vi vado anche a condividere tramite la scheda Transfer Market, attaccante del Manchester United, che ricordiamo però soprattutto al Bologna, perché la United è stato molto sfortunato, è stato anche infortunato, la stagione si è già conclusa per lui. È una notizia che stava già circolando, ne avevamo già parlato la scorsa settimana, perché sapete quei rumors che girano sottovoce di cui un po' si parla. Ora il Corriere dello Sport l'ha lanciata in maniera molto forte, parlando anche di un Inter che starebbe ragionando sulla possibilità di trattare con lo United in prestito con un diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Zirkzee è un classe 2001 che era già stato in Italia al Parma senza lasciare tracce, poi all'Anderlecht si è rilanciato con 15 gol in una stagione, ha convinto il Bologna dove al primo anno si è visto poco con 2 gol e 2 assist, al secondo è esploso con 11 gol in campionato più 5 assist, 1 gol e 2 assist in Coppa Italia e ha convinto il Manchester United a pagare la clausola. Se non ricordo male, lo United ha pagato più della clausola da 40 milioni. Per evitare il pagamento in un'unica soluzione ha messo 5 milioni in più per rateizzare l'acquisto, se non vado errato, quindi circa 45 milioni. Allo United quest'anno circa un 48 presenze con 7 gol e 3 assist, che non è in realtà un bottino così da buttar via per un giocatore che non è propriamente un goleador, ma soprattutto è andato in uno United, ragazzi, che sta massacrando qualsiasi talento, qualsiasi giocatore. Il Manchester United, ragazzi, io non so se seguite la Premier League, ma per me non tutti sanno che in questo momento lo United è 16esimo in classifica in Premier League. 16esimo. Per fortuna le ultime 3 vanno malissimo e quindi sono salvi, altrimenti è una squadra in lotta per non retrocedere praticamente quest'anno lo United. E comunque Zirkzee al primo anno di Premier League 7 gol in tutto li ha portati a casa nonostante qualche difficoltà, il cambio in panchina eccetera. Lo United ha un punto in più del Tottenham che è 17esimo, e tra l'altro si sfideranno Tottenham e United nella finale di Europa League, dove chi vince va in Champions League, chi perde invece è fuori da tutte le competizioni. Quindi se lo United rimane fuori dalle competizioni europee sarà sicuramente di nuovo rivoluzione. Stanno già lavorando su degli attaccanti nuovi e quindi anche Zirkzee dopo un solo anno può finirci dentro, tant'è che lo dicevo, queste notizie che girano su Zirkzee ve la metto così, secondo me arrivano molto dall'entourage del giocatore che sta cercando di riattivare il mercato in Italia soprattutto, ed è un giocatore che potrebbe giocare sia con Thuram che con Lautaro Martinez, conosce già la Serie A, strutturato fisicamente, di ottime qualità tecniche, con Inzaghi per me andrebbe a nozze, ed è il tipo di profilo per età, caratteristiche e momento secondo me in cui puoi andare a prenderlo, perfetto per i paletti e l'idea che Octree sta portando sul mercato dell'Inter. È un giocatore di un livello sopra Bonni del Parma, che comunque mi piace come giocatore, che comunque piace anche all'Inter, ma è ancora più grezzo e da lavorare. Quindi ecco, la mia speranza è che l'Inter vada un po' più sui colpi alla Zirkzee, appunto, che è una notizia da tenere d'occhio davvero, piuttosto che alla Bonni, per quanto, ripeto, anche Bonni mi piaccia e mi piace tanto, davvero, come tipologia di giocatore. Queste però sono al momento quindi le notizie, ho risposto un po' ai principali dubbi che mi avete sottoposto. Jonathan Tah, penso l'avrete letto, si sta svincolando dal Bayer Leverkusen. Vi avevo detto che la trattativa col Barcellona si era molto complicata, ne sta approfittando il Bayern Monaco, che con ogni probabilità andrà a prenderlo. E finalmente, vabbè, del calendario l'abbiamo già parlato, l'abbiamo commentato in diretta, potrebbe esserci per l'Inter l'anticipo dell'ultima giornata di campionato al giovedì, che sarebbe giovedì 22 maggio. Potrebbe giocarsi l'ultima giornata di campionato con l'Inter a Como, proprio contro il Como di Nico Pass, e il Napoli invece che affronterebbe il Cagliari, per lasciare spazio ad uno slot per l'eventuale spareggio, che diciamo è molto difficile ma non è improbabile, e bisogna giocarlo di sicuro non solo 3 giorni prima da una finale di Champions League, che sarebbe veramente clamoroso e paradossale. Fatemi sapere un po' che cosa ne pensate voi su queste notizie di mercato, su questi profili, su chi dovrebbe puntare l'Inter secondo voi. Leggerò i vostri commenti nella diretta alle 19:30, quello che non riuscirò a rispondere, ecco, poi come sempre ci costruiremo nuovi contenuti. Tra l'altro nelle prossime ore arriverà un approfondimento molto speciale sul nostro canale che vi invito a seguire, quindi vi aspetto anche nel club di Passione Inter, e vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.